Nel regno di Vallaluce la neve non cadeva mai uguale 2 volte. A fiocchi ricamati sopra i tetti d'ardesia del castello, a riccioli leggeri sulle colline, a spruzzi lucidi sulle sponde del lago. In mezzo a quel bianco così vivo, Bianca camminava come una chiazza di latte sotto il sole d'inverno. Ingenua negli occhi, ironica nel sorriso, con quell'aria da «so che mi guardi e non mi dispiace affatto». Da settimane, però, una voce correva dalle cucine alle torri. La regina Naga, strega dal fascino proibito e dal profumo di rosa nera, cercava un oggetto perduto, lo specchio del cuore, capace, dicevano, di dire la verità a chiunque osasse specchiarsi. Naga lo voleva per domare il regno, Bianca lo voleva per capire se la sua leggerezza fosse forza o debolezza. Una sera al mercato d'inverno arrivò un forestiero su un cavallo baio. Non aveva il mantello tempestato di gemme né la corona al cappuccio, ma la schiena dritta e lo sguardo di chi non scappa mai. Il principe Harold, in viaggio senza insegne. Vide Bianca mentre rideva davanti a un banco di mele lucide. Lei lo notò di sottecchi, con quel mezzo sorriso che sapeva di sfida e invito insieme. «Le mele migliori sono quelle con un difetto», disse lui, prendendone una con una minuscola ammaccatura, «perché hanno qualcosa da raccontare». «E lei cos'ha da raccontare, straniero senza stemma?» ribatté Bianca. «Che a volte è più prudente mostrarsi per ultimi». Scambiarono battute come se si conoscessero da sempre, con la neve che fingeva di non ascoltare. Poi di colpo il cielo cambiò odore. Una scia di incenso e ambra tagliò l'aria. Apparve Naga, avvolta in un mantello viola scuro, il viso incorniciato da capelli corvini e un sorriso che sapeva promettere e minacciare. «Che graziosa scena», disse. «Una mela, un incontro, e la neve che fa da velo. Ma le fiabe non vivono di caso. Seguitemi, ragazzi. Il castello stasera dà un ballo. Non era un invito, era un incantesimo che suonava come un complimento. Il ballo delle lanterne trasformò le sale in una costellazione. Velluti scuri, specchi antichi, candele a cascata. Naga regnava sul palco come una luna seducente. Bianca danzava leggera tra risate e piccoli inchini. Harold osservava attento, come se cercasse l'uscita di un labirinto che aveva in testa. A mezzanotte, Naga chiamò tutti al silenzio. 2 ancelle portarono un cofanetto di vetro smerigliato. Dentro, su un cuscino, brillava una mela di cristallo rosato. «Ecco la mia prova», annunciò la regina. «Chi morderà questa mela vedrà riflessa la verità del proprio desiderio. Una verità che libera o che incatena?» Bianca strinse le labbra. Un desiderio lei ce l'aveva. Smettere di sentirsi in bilico tra la bambina che il regno voleva e la donna che intuiva di essere. Harold incrociò il suo sguardo e in quell'istante l'aria parve farsi più calda. «Posso iniziare io, maestà?» chiese Bianca, con una riverenza che era un lampo di coraggio. Naga fece un gesto elegante. Bianca portò la mela alle labbra. Il morso non fu un suono, ma una nota sottile, come un bicchiere di cristallo sfiorato da un dito. La sala tremò, le candele si allungarono e uno specchio apparve, alto quanto una porta, cornice d'argento, vetro come acqua quieta. Bianca vi si avvicinò. Nel riflesso non vide se stessa, ma un lago notturno e sulle acque una sagoma maschile. L'immagine si mosse, respirò, parlò. «Non cercarmi fuori, sono qui, dove ti guardi quando smetti di temere». La sala mormorò. Naga, compiaciuta, si volse verso Harold. «Adesso tocca a te, principe senza insegne. Mordi». Harold esitò per un battito d'ali, poi addentò la mela. Lo specchio fremette e nel vetro apparve la stessa figura che Bianca aveva visto. Un uomo tra la riva e l'acqua, sospeso come una domanda. «Che trucco è questo?» sibilò qualcuno. «Nessun trucco», rispose Naga col suo sorrisetto obliquo. «La verità spesso si ripete finché non la capisci». Bianca avvertì un brivido familiare. «Quello degli enigmi che vogliono essere accarezzati, non violati», avanzò. Sfiorò il vetro con i polpastrelli. Era caldo. Distinto, posò la fronte contro lo specchio, come si fa con chi si ama, ma non si può ancora abbracciare. L'immagine del lago si aprì come una porta. Bianca fece un passo e si ritrovò dentro l'acqua, ma senza bagnarsi. Il cielo sopra il lago era pieno di stelle ferme. Lì, in piedi su una riva che non esisteva nel mondo reale, la aspettava l'uomo del riflesso. Harold, ma diverso. Più nudo di difese, più vero. «Sei tu», sussurrò Bianca. «Ma allora chi è quello che danza nella sala?» «Una ombra che porto da tempo», disse lui. «Un incantesimo appeso al mio nome. Naga mi ha legato allo specchio del cuore. Il mio corpo vive fuori, ma ciò che sono è imprigionato qui. Solo la persona che desidera conoscere se stessa più di quanto desideri piacere agli altri può entrare e sciogliere il nodo». Bianca guardò il lago. Non sentì paura, sentì scelta.
E Naga? Chiese. Naga è più onesta di quanto sembri. Attira col fascino, ma non mente sul prezzo. Vedere la verità fa male quando non si è pronti a restituirle lo sguardo. Bianca allungò la mano. Harold la prese. Non fu un bacio rubato, né una promessa affrettata. Fu un toccare le linee del viso, riconoscersi senza sconti. Lo specchio allora vibrò come un'arpa. La sala, fuori, trattenne il respiro. Un lampo, e Bianca si ritrovò sul parquet del salone, l'abito intatto, la mela di cristallo in mano. Accanto a lei c'era Harold, quello vero, con gli occhi pieni di notte liberata. Naga applaudì piano. Brava, principessa! Hai cercato nello specchio la verità su di te, non su di lui. Per questo lo hai liberato. Perché rinchiuderlo allora? Domandò Bianca, ferma ma non ostile. La regina la fissò come si guarda un'allieva che ha superato l'esame a cui non credeva. Perché il regno aveva bisogno di un principe che sapesse chi è prima di farsi amare per quello che sembra. E di una principessa che smettesse di fuggire la propria luce dietro una risata. Le fiabe si ripetono finché qualcuno cambia la battuta. Bianca sorrise di traverso. E la tua parte qual era, maestà? Tentarmi? Naga piegò il capo, lasciando scivolare una ciocca di capelli su una spalla nuda. Io apro porte. Decidere se entrare tocca a voi. Non sono la tua nemica, Bianca, sono la tua ombra speculare. Quella che ti ricorda che il desiderio non è peccato, ma bussola, purché sappia dire no a se stesso quando ne serve uno. Poi, con un gesto quasi affettuoso, sfiorò la mela di vetro. L'oggetto si frantumò in petali luminosi che svanirono nell'aria come fiocchi. Tutti ripresero a respirare. La notizia corse per Vallaluce che il principe senza insegne era tale di cuore prima che di sangue, che la regina Naga aveva lasciato il castello la stessa notte a cavallo di un sogno, dopo aver sussurrato a Bianca all'orecchio. Ricorda, piccola stella, le mele perfette sono di cera. Scegli sempre quelle con una piccola ammaccatura. Bianca e Harold non annunciarono nozze il giorno dopo. Iniziarono a conoscersi, passeggiate al lago, scherzi in cucina, discussioni sul come e sul quando. Lei imparò a non arrossire del proprio carisma, lui a non nascondersi dietro il dovere. Quando, alla primavera nevicata di primavera, decisero di giurarsi, non fu un finale ma un inizio. E il colpo di scena arrivò una mattina di sole. Un messaggero portò un cofanetto di legno scuro, sigillato da un nastro viola. Dentro, niente gioielli, un frammento di specchio. Sul retro, incisa a bulino, una frase: «Quando la tua verità ti farà paura, guardami ancora, non per ritrovare me, ma te». Bianca sorrise. Capì allora che Naga non era scomparsa. Restava come restano le maestre difficili, quelle che non carezzano per compiacere, ma seducono per svegliare. Fuori la neve scese lenta, diversa da ieri. E per la prima volta le fiabe smisero di essere gabbie. Divennero specchi dove entrare soltanto quando si ha il coraggio di uscire migliori.